C'è una cosa che va chiarita subito. Questo video non serve solo a smentire chi dice che la MotoGP è morta. Capirai, era una cazzata che si vedeva da lontano. Serve a qualcosa di più importante, a capire dove va la MotoGP, a spiegare perché certi numeri vengono comunicati in quel modo lì, cosa conta davvero oggi per chi governa questo sport e chi invece sta davvero morendo. Perché qualcuno continuava, provava a raccontarvi che la MotoGP era in difficoltà, che soffriva senza Valentino Rossi, mentre certi media insistono nel dipingere un campionato in declino. I numeri ufficiali raccontano l'esatto opposto e soprattutto raccontano una cosa molto scomoda. Non è la MotoGP a essere in crisi, ma qualcos'altro, qualche altro tipo di modello. Volete vedere cosa? E io ve lo faccio vedere. Dai! Ciao da Mr. Helmet, parliamo dei fatti perché contro i numeri non esistono opinioni e quando i numeri sono così grandi e sfacciati, ignorarli non è più miopia, è malafede, ok? Ci avevano detto che la MotoGP era in crisi, che non interessava più, ci avevano detto che negli ultimi anni aveva perso qualcosa, ci avevano detto che mancava l'eroe, nello specifico indovinate, che mancava Valentino Rossi, che da quando non c'era più non era più la stessa cosa e che Marquez, soprattutto Marquez e il suo monopolio l'avevano resa meno interessante perché c'era qualcuno, qualche vecchio trombone, io non la guardo più, solo per sentire la voce diciamo isolata di qualche tifoso. Invece la MotoGP nel 2025 chiude una delle stagioni più grandi della sua storia e non lo dice un influencer figo e nemmeno io, lo dice chi comanda, non lo dice un tifoso, lo dice MotoGP.com, che è appunto Dorna Liberty Media, lo fa con dati ufficiali e quindi incontestabili. I numeri chiave parlano di 632 milioni di fan globali, più 12% rispetto al 2024. 3,6 milioni di spettatori nei circuiti con 9 record di affluenza battuti in un solo anno. Vuol dire che in 9 posti, in 9 località, in 9 venue si è superato il record. Ok, 311.797 spettatori alle Mans, record assoluto della storia della MotoGP, record assoluto. 22 gare in 18 paesi su 5 continenti, vuol dire una copertura totale. Si può sempre migliorare, ok? Però il calendario è il più ampio di sempre, quello del 2025. Poi ci sono anche i valori in campo. 5 campioni del mondo in griglia, 10 team su 11 a podio, e che vuol dire che è una MotoGP democratica anche dal punto di vista dei risultati. E poi c'è una crescita media TV, che non vuol dire televisore, dopo lo spieghiamo, del 9%. 9% è tantissimo, e più 26% sulle sprint. Vuol dire che anche una cosa che anche a noi non piaceva e non convinceva, ha dimostrato, anche una cosa così, ha dimostrato di funzionare molto bene. Più 26% è tantissimo. Oltre 60 milioni di follower sui social, più 60 milioni, ok? Sono tantissimi, è una nazione. Oltre 1 miliardo di minuti guardati su YouTube. 1 miliardo di minuti vuol dire che i dati vengono analizzati in un certo modo e dopo li guarderemo. Non si parla di spettatori, non si parla di visualizzazioni, si parla di 1 miliardo di minuti. Poi capiremo la differenza. Poi 61% di crescita dell'audience digitale, laddove ancora qualcuno insiste in altre modalità di delivery, ovvero di somministrazione, di trasmissione di questa cosa qua. Oltre il 50% del pubblico sotto i 35 anni per il quinto anno consecutivo. Vuol dire che la MotoGP non si regge sui vecchi, come quelli che vogliono farci credere che le moto le comprano solo i vecchi, ma si regge sugli under 35, il che vuol dire garanzia per i prossimi anni
di trasmissione della MotoGP, perché quelli sono giovani e si presume che i giovani abbiano vita più lunga dei vecchi, almeno la matematica dice questo. E soprattutto una cosa molto importante, che la MotoGP, lo ridiremo più avanti, non è legata alle moto, perché è diventata una cosa molto più grande del motociclismo brum brum di salire sulla motocicletta e comprarsela. È una cosa separata, una cosa a parte. Ora fermiamoci un attimo, respiriamo e guardiamo questi numeri per quello che sono, perché questi non sono numeri da sport in crisi, nemmeno in difficoltà, non sono nemmeno numeri che uno come me che lo fa per lavoro può leggere meglio o peggio di un altro trovando la parte positiva. Questi sono numeri oggettivi da prodotto e diciamo così, da prodotto che è in espansione globale, cioè un'espansione globale che però, oltre ad essere globale dal punto di vista delle dimensioni, ha anche una direzione precisa, molto chiara e molto netta, che non si può discutere. Il primo falso mito è che la MotoGP senza Rossi muoia. Questo è un falso mito da smontare. Se fossimo in Inghilterra o in Germania non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare un ragionamento di questo tipo, ma siamo in Italia e fino all'altro ieri su giornali molto importanti, oltre su Sky, che spesso si passano e si caldeggiano i collaboratori, ci veniva spiegato che la MotoGP era in difficoltà perché non c'era più l'eroe di una volta, il vero eroe, l'eroe gradito, l'eroe che piaceva a tutto, ma c'era un eroe minore, un eroe divisivo. Faceva comodo questa cosa a una certa narrazione sostenuta, lo ripeto, non mi stancherò mai, da una tifoseria di parte, che però di lavoro questa tifoseria spesso coincide con quelli che la televisione e l'informazione la fa, quindi una tifoseria amplificata da media, soprattutto italiani, compiacenti, succubi di un brand VR46. È una televisione, faccio un esempio, che gode molto di più a trasmettere la 100 km dei campioni che le vittorie di Marquez, una televisione che nelle repliche privilegia determinate gare con determinati risultati piuttosto che altre, e chissà l'anno prossimo che gare in replica mostrerà, visto che le ha vinte tutte uno e non è il loro. Per anni ci è stato raccontato che senza Valentino Rossi la MotoGP avrebbe perso pubblico, la mamma, la casalinga, tutte queste menate qua. Senza Rossi sarebbe diventata noiosa, senza Rossi sarebbe implosa, che in pista non ci sarebbe andata più nessuno. Guardate il Mugello, una volta era bello, adesso non ci va più nessuno. Non è successo nulla di tutto questo nei posti sani, nei posti malati è successa un'altra cosa. Anzi, vi dirò di più, il pubblico è cresciuto. In 9 location ci sono stati dei record. Ok? Nel 2025 è successo che l'evento che ha fatto saltare il banco è stato, come posso dire, innegabile e indiscutibile. Marc Marquez è tornato a vincere il mondiale dominando. Ok? Dominando. E qui la narrazione si è spaccata, perché quando Bagnaia, Bezzecchi, Morbidelli, ovvero i piloti del sistema VR46, mi dispiace, ne devo parlare perché in Italia questa è una situazione forte, un ostacolo forte come bias, come pregiudizio, e quando questi piloti sono stati sonoramente schiaffeggiati sportivamente, si intende, dai fratelli Marquez, la storia è cambiata, ma non nella direzione che ci volevano far credere loro. Non si è detto grande campione che torna al vertice Marquez, no, si è detto la MotoGP soffre per questo monopolio, la MotoGP ha ancora bisogno del vecchio campione che univa tutti, l'italiano e la bandiera italiana, la MotoGP non ha più eroe, questi di adesso non sono nulla, ma volete mettere con Stoner, Pedrosa, Lorenzo, eccetera, eccetera, eccetera. La MotoGP non emoziona più, poi c'è troppa elettronica, vorrei vederli con le due tempi, questi qui, e tutti i ragionamenti. Queste cose qui sono false, totalmente false, e certificate dai numeri e dai dati come false in tutto il mondo e anche in Italia, al di là di quello che ci vogliono raccontare. Insomma, cazzate, ogni sport ha la sua epoca e ogni epoca ha i suoi eroi, e questi qui di oggi sono diversi. A noi vecchi non piaceranno, ma non sono da meno, ma soprattutto piacciono a quelli a cui devono piacere, cioè quelli vivi che comprano i contenuti, d'accordo?
quelli che sanno chi sono questi e che non sono interessati a sapere chi era, che ne so, Gibernau, va bene. La verità è molto più semplice, è molto più scomoda. La gente di Rossi non sente la mancanza, ma non perché è Rossi, ok? O perché aveva smesso di essere competitivo già 3-4 anni prima di ritirarsi. Non la sente perché è fisiologico, perché uno che ha 18 anni è possibile che non sappia, non si sia vissuto, non sia a conoscenza delle gesta di uno che si è ritirato quando lui aveva 3-4 anni. È normale, non è un attacco, tanto la moda di dare degli ether a chi fa le critiche. Questo dominio di Marc Marquez la gente non solo lo ha ben sopportato, ma lo ha anche gradito, perché il pubblico, quello vero, quello globale, non ragiona per parrocchie, per colori, per nazionalità. La MotoGP non è questo tipo di sport. Ragiona per spettacolo, narrativa, personaggi forti, quello che succede, quello che gli interessa, i record battuti, i risultati eclatanti, i confronti in pista. E Marc Marquez, piaccia o no, è un personaggio globale. Signori, paradossalmente, meglio divisivo ma globale che un personaggio che unisce, che è aggregatore ma locale, perché la MotoGP non vive di un singolo paese, ok? Secondo falso mito, la gente non va più a vedere le gare. Ah, una volta si poteva, adesso con questa cosa non si può più, costa troppo, una volta c'era la passione, guardate il Mugello, guardate Misano, una volta i prati erano pieni, altro manta ripetuto ossessivamente, ok? Non è vero. Non va più alle gare nei paesi dove invece di appassionati sono stati cresciuti dei coglioni, forse. Ma nel mondo normale la gente a vedere le gare ci va. 3,6 milioni di spettatori nei circuiti vuol dire che la gente a vedere le gare ci va. 9 record di affluenza battuti in una stagione vuol dire che la gente a vedere le gare ci va, perché i biglietti, da quanto so, non li regalano. E attenzione, perché il record dei record è stato fatto a Le Mans, in Europa. Questo è fondamentale più di quanto si creda, perché è vero che l'Europa non è più il centro del mondo sportivo, motociclistico, economico, finanziario e tutto il resto, ma chi sa organizzare viene premiato ovunque egli sia. Le Mans è la prova che non è il continente il problema, non è la MotoGP il problema, è la qualità dell'evento a fare la differenza. Se la qualità c'è, la gente e la promozione è corretta, la gente ci va, e soprattutto ci va se la formazione mentale della gente locale è normale, dove la narrazione è sana e non vengono raccontate puttanate. La MotoGP funziona. I numeri hanno sempre ragione. Poi ci possiamo raccontare quello che vogliamo, ma questa è la verità. Se abbiamo cresciuto un popolo di tifosi, è ovvio che aspetteranno che vinca quel pilota lì. Se abbiamo cresciuto un popolo di appassionati, e in questo l'informazione ha tutti i meriti e le colpe, bene, allora il pubblico andrà a vedere sempre quello sport, al di là di chi vinca. L'italiano sappiamo come è fatto. La verità scomoda è che l'Europa è una nobiltà decadente. Bisogna essere onesti, anche se fa male. Non si vendono le moto, il ricambio generazionale è debole, i costi sono fuori scala, l'uso quotidiano della moto è marginale. In Asia e in Sud America, invece, il motociclismo cresce, è popolare, è aspirazionale, cioè vuol dire avere una moto è una cosa che conta, un punto di arrivo. Non è più così. È giovane il motociclista all'estero, fuori dall'Europa, esattamente come lo era da noi negli anni 60, 70, 80. Oggi noi siamo una nobiltà blasonata, ma decaduta, e quindi questo noi lo paghiamo, d'accordo? Lo paghiamo. Siamo una nobiltà polverosa che vorrebbe imporre al mondo le proprie nostalgie, ma il mondo è andato avanti. Ora sta a chi parla di MotoGP da noi in Italia, in Europa, adattarsi, capire e raccontare le cose come sono e non come vorrebbe che fossero, come serve che fossero per farle funzionare. Cioè, devi catturare il pubblico che hai nel modo al quale quel pubblico lì è legato. Allora, il punto chiave è che c'è TV e TV. Noi parliamo di televisione, ma in realtà noi parliamo di televisione intesa come televisore.
in realtà la gente guarda ancora i contenuti sulla TV, ma non è la televisione che guarda il digitale. Questo è il nodo centrale. Quello che MotoGP.com comunica senza dirlo esplicitamente è questo. La TV viene citata sempre, ma sempre meno come elettrodomestico televisore, perché come elettrodomestico televisore conta sempre meno, conta il broadcasting, cioè la trasmissione, ma il dominio è del digitale. La TV di cui parla la MotoGP e MotoGP.com non è il televisore con la TV in chiaro, lineare, eccetera. È un aggeggio che quando sei a casa usi quello e quando sei fuori casa non lo guardi. Guardi le stesse cose che guardi lì, ma nel cellulare e nel tablet. È molto importante questa cosa. Un dato su tutti che uccide ogni discussione è quello del miliardo, oltre 1 miliardo di minuti visti su YouTube. Magari con la TV, che uno si guarda YouTube a casa, ma non in TV. Non visualizzazioni, non spettatori, non l'auditel, non lo share, non i vecchi, come posso dire, le vecchie chiavi di lettura di mia nonna, ma i minuti, il watching time, le impression, il CTR, il CPM, queste cose qui che forse voi non diranno nulla, ma che invece il più stupido, compreso io, degli youtuber da 1000 follower conoscono benissimo, perché sono quelli, i dati, i numeri, i metrics su cui ci si gioca l'esistenza su questi canali qua. Questo significa consumo continuo su YouTube, a rullo, ok? Pubblico giovane, pubblico in movimento, funzione on demand, guardo quello che voglio, lo fermo, riparto, diciamo così, portabilità del dispositivo, contenuti spezzettati in 1000 tipologie, 1000 modi, l'algoritmo che spinge, che ha un grande potere in quello che tu vedrai perché decide lui cosa farti vedere, la pubblicità inserita dentro che paga sempre, paga te, paga chi guarda, paga chi trasmette, paga chi condivide, paga e guarda caso più 61% di crescita globale, 61%, più della metà di quelli che la guardavano l'anno scorso. Oltre il 50%, lo ripeto, del pubblico sotto i 35 anni. Ora, secondo voi, chi trasmette, produce, vende, confeziona la MotoGP, a chi è interessato? A questi qua o ai vecchi testoni che ci raccontano che non va bene, che sono come i vecchi alla bocciofila o peggio, perché almeno quelli giocano, i vecchi che vanno a guardare i cantieri? Domanda retorica. Ora chiediamoci, a chi conviene raccontare invece dall'altra parte che la MotoGP è in declino, a chi è vecchio, guarda i cantieri, a chi non è sui nuovi media, a chi fa fatica con la vecchia televisione, a chi era legato a determinate logiche di narrazione e tutto il resto, è qui. No? E quindi a una TV non OTT, la vecchia TV satellitare, la TV in chiaro, tutte le menate, robe lì, a una TV che non è nativa digitale, che non ha un segnale dedicato per andare sui cellulari, eccetera, 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 con un pubblico over 50, oppure magari anche più giovane, ma meno evoluto tecnologicamente. C'è gente che perde terreno dal punto di vista tecnologico e culturale, gli stessi che negli anni 2000 insistevano con la carta mentre il web massacrava tutto. Ora questi stessi tromboni sono passati al web, ma non ai social, al digital, alla I. Sono sempre in ritardo e sempre lo saranno. E poi agli orfani di certi piloti e di certa narrazione anche editoriale che non funziona più, ma non si arrende. Ecco a chi conviene dire che la MotoGP non è quella di una volta, che si stava meglio prima, che prima sì che erano eroi, adesso è tutto finto, e la tecnologia, e il complotto, e le moto si vince solo con la moto migliore, una volta col due tempi, e quelli di oggi se salissero sul due tempi morirebbero tutti, e tutte queste puttanate, d'accordo? Questo è. Quindi una TV come Sky, ma non solo, voglio dire, faccio un esempio anche come impostazione editoriale che ruota intorno a queste cose qui, ha intenzione a raccontare il declino come generale, mentre invece il declino è del modello televisivo vecchio stile.
Bene, adesso vi dico dove sta andando la MotoGP e perché, ma anche se siete mediamente svegli lo avete capito. Questa è la domanda più importante. Dopo aver capito che non sta morendo, è importante capire dove andrà, cosa farà, ma soprattutto per chi. Bisogna essere chiarissimi. La MotoGP non tornerà mai indietro. È inutile che desideriate cose vecchie, cose passate, ritorni a qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. No, bisogna essere chiarissimi. Il destino e la direzione sono segnati. La MotoGP non va a compiacere i nostalgici, i tromboni, chi vuole la telecronaca come una volta, le puttana. No, la MotoGP diventerà più digitale, più spacchettata, più visuale, meno tecnica per chi non la vuole, chi la vuole se la va a cercare, ci saranno contenuti per tutti, più tecnica per chi lo vuole, più mainstream, cioè fruibile da tutti come spettacolo invece che come sport che uno lo guarda e non capisce cosa guarda, ma anche più contenuti, ripeto, più differenziati per chi vuole la specializzazione, perché ci sarà spazio per tutto e per tutti, ok? Esattamente come la Formula 1. Ma perché? Perché il proprietario è lo stesso e la Formula 1 ha dimostrato ampiamente di funzionare. Ma a me non piace. Non ti piace, ma ad altre centinaia di milioni di persone piace e come e spendono. Quindi più footage perché sul web si paga meno che trasmettere via satellite, più contenuti brevi, vedete che le sessioni si riducono tutte per lunghezza, più contenuti decisivi, vedete che ogni sessione porta sempre a qualcosa, non si fa mai una sessione fine a se stessa, e più differenza dal punto di vista del prodotto fra la telecronaca, i programmi narrativi, Drive to Survive, il dramma, l'entertainment, il social, chi vuole guardare il cane, la fidanzata, eccetera, e poi gli aspetti tecnici, se li volete, c'è sempre modo di approfondirli. Un segnale unico, uniforme, personalizzabili, non un calderone dove c'era dentro tutto, ma spesso si finiva per fare un'informazione di bassa qualità, perché quando vuoi accontentare tutti, finisci che non accontenti nessuno. Liberty Media e l'americanizzazione sono le chiavi di questo modo di fare televisione. Ci piace, non ci piace, non importa, non importa. Gare più corte, l'ho detto, più eventi, guardate, aumenteranno. I pacchetti venduti separatamente aumenteranno, le vendite singole da comprare volta per volta quando hai soldi aumenteranno, più social, farete indigestione, uno storytelling continuo perché fra una gara e l'altra non si può far raffreddare l'acqua quanto ne volete, on-site, hospitality più grandi, più sontuose, accesso più esclusivo, più VIP, più verso Monaco Formula 1 per intenderci, luoghi esclusivi, sarà più americana? Sì. Sarà incomprensibile ai vecchi? Sì, come la trap, ok? Ma sarà quella che paga, cioè i risultati stanno già arrivando, a loro interessa questo, deve funzionare, nessuno fa beneficenza. Ci saranno tagli necessari e scelte dolorose, che è un altro tema tabù. La MotoGP diventerà sempre più spettacolo e sempre meno sport, avulso dal mercato moto, così anche noi italiani che in motocicletta non ci stiamo andando quasi più, potremmo trovare godimento nella MotoGP. Non sarà più una vetrina tecnica, sarà un intrattenimento globale e bisognerà rinunciare a delle cose. Prima di tutto ai vecchi rompicoglioni, che non vi si riconosceranno più e faranno poi delle scelte. Ma questa battute a parte, rinunceremo alla Moto 2 e alla Moto 3, che verranno sempre più allontanate e spacchettate. Ridurremo i contributi tecnici, facendo sembrare tecnici dei contributi che tecnici non sono, così chi pensa di essere tecnico sarà soddisfatto. Poi, soprattutto, più narrativa, tanta narrativa, drama, perché questa roba vende, ok? L'altra no, non funziona, chi vuole se la cerca, ripeto. Non è un caso se in MotoGP entra il mondiale, il campionato delle Harley Davidson Baggers, che sono la cosa più antica che puoi trovare su strada a livello motociclistico, no? Però tira in America, funziona in America e girano tanti soldi perché lì conta, è un mercato che conta, ed esce invece la Moto E, che è la più grande evoluzione tecnologica, green, ambientalistica, che è anche una cazzata, diciamoci la verità, però niente è più moderno di quello, i carburanti, quelli alternativi pubblicizzati alla grande, le gomme riciclate, con le scorze di arancio, cioè, ragazzi, fanno nel 2025 in controtendenza, fanno un campionato di Harley che sono dei treni d'acciaio, ok? Il mercato, ve lo dico, ma lo sapete già prima di chiudere, non premia le buone intenzioni, non è
il catechismo. Il mercato premia quello che attira il pubblico, ma deve anche pagare. Cioè premia quello che attira il pubblico e il pubblico deve essere un pubblico che paga. E noi lo sappiamo quanta fatica fanno i vecchi a pagare il contenuto digitale, che non sanno fare neanche un super stickers, un super grazie, mentre i giovani invece col telefono fanno di tutto a partire dai pagamenti. Ok? Quindi le conclusioni è no, la MotoGP non è in declino, è in declino un vecchio modo di raccontarlo, un certo pubblico che si avvia o si adatta, come dice darwinisticamente, oppure guarda qualcos'altro, guarda le gare degli anni 90 in replica. È in declino un certo modello televisivo, quello lineare, ne abbiamo parlato tante volte su Mr. Helmet, ed è in declino l'Europa come centralità della faccenda. È giusto, è sbagliato? Non è questo il tema del video. Ci piace, non ci piace? Lo stesso. Sto parlando di quello che funziona e di quello che succederà, cercando di spiegarvi perché. La MotoGP è viva, cresce e cambia, ok? E non chiederà il permesso a nessuno per farlo, cioè se ne frega di quello che pensa Gianluigi, che ha 53 anni e insiste nel dire che vuole la moto, deve bere, fumare, muovere il culo come le troie, quelle robe lì, ok? Non gli interessa qualcun altro che magari ha il pollicione reattivo e compra contenuti così mentre li guarda. Chi capisce questo, ok, resta dentro. Il meccanismo, lo spettacolo, il pubblico. Chi non lo capisce rimane a fare il vecchio che guarda i cantieri, una volta era meglio, una volta era meglio. Ma i numeri, quelli veri, ripeto, raccontano un'altra storia. Voi cosa ne pensate? Mettete like, iscrivetevi, abbonatevi al canale, supportate Mr. Helmet, così imparate anche ad usare i metodi digitali, ma soprattutto fatemelo sapere nei commenti. La realtà è sempre ingiusta, è anche brutta qualche volta, però sapere perché succedono le cose e come succedono ci aiuta a capirle e magari anche ad adattarle, perché no, forse, per chi è un po' più morbido, anche ad apprezzarle. Ok? Ciao da Mr. Helmet.